3 rovine romane oggi non vengono scavate come normali siti archeologici, non per superstizione, non per paura del passato, ma perché un solo errore può far crollare una struttura, cancellare un contesto antico o distruggere per sempre un tesoro che ha aspettato 2000 anni sottoterra. E tra pochi minuti arriveremo al caso più sconvolgente di tutti. Una biblioteca sepolta sotto una città moderna, così fragile che per leggerla non possiamo quasi neppure toccarla. Più andremo avanti, più sarà chiaro che il vero nemico degli archeologi non è il mistero, è la materia stessa. Acqua, gas, peso, roccia, umidità, tempo. Tutto ciò che normalmente protegge una rovina può diventare anche la ragione per cui non possiamo riportarla completamente alla luce. La prima ci porta a Baia, nel Golfo di Pozzuoli. Un tempo era uno dei luoghi più esclusivi del mondo romano. Seneca la descriveva come il rifugio del lusso e degli eccessi, una città dove senatori, aristocratici e imperatori cercavano piaceri che Roma, nel suo cuore politico, non avrebbe mai tollerato apertamente. Baia era un paesaggio costruito per l'élite, terrazze sul mare, ninfei, piscine termali, approdi privati, sale decorate, giardini sospesi sul Tirreno. Oggi però, gran parte di quella città giace sott'acqua. Strade, mosaici, statue, pavimenti, ambienti di rappresentanza e resti di ville sono sprofondate lentamente nel mare, trasformando Baia in uno dei siti sommersi più straordinari del Mediterraneo. A prima vista sembra un sogno per ogni archeologo subacqueo, un museo perfetto, un luogo dove basterebbe immergersi per recuperare il volto più raffinato della Roma imperiale. Ma è proprio questa l'illusione. Baia non è difficile da esplorare perché custodisce un segreto oscuro. È difficile perché si trova in uno dei paesaggi geologicamente più instabili d'Europa. Qui agisce il bradisismo, il lento sollevarsi e abbassarsi del terreno in risposta ai movimenti del magma e dei fluidi sotterranei nei campi flegrei. In altre parole, il suolo non è fermo. Respira, si sposta, cambia. E quando una città antica si trova immersa dentro un sistema del genere, ogni intervento diventa delicatissimo. In alcune zone, l'attività idrotermale modifica la temperatura dell'acqua e la chimica del fondale. Le emissioni di gas e le correnti legate alle sorgenti termali possono ridurre la visibilità, spostare i sedimenti, alterare le condizioni di lavoro e rendere ogni immersione molto più complessa di quanto sembri da fuori. Un sito del genere non si affronta come una semplice esplorazione, si affronta come un equilibrio da non spezzare. C'è poi un altro problema, meno spettacolare ma ancora più importante. Sotto l'acqua, molti resti si sono conservati proprio perché sono rimasti coperti da sedimenti e protetti da un ambiente relativamente stabile. Ma quando li esponi, li pulisci, li liberi troppo in fretta, cominci anche a cambiarne le condizioni di sopravvivenza. Quello che per il pubblico significa scoperta, per un archeologo può significare l'inizio del deterioramento. Ed è qui che Baia smette di essere solo una città sommersa e diventa una lezione. Una delle località più lussuose dell'antica Roma si è salvata proprio perché il mare l'ha nascosta. Ma lo stesso mare, insieme al sottosuolo vulcanico che la circonda, rende oggi impossibile un'esplorazione libera e aggressiva. In altre parole, Baia si è conservata perché è diventata difficile da toccare. Ma se Baia ci mostra un passato protetto dall'acqua e minacciato dalla geologia, il secondo luogo ci porta nel cuore di Roma, dove il pericolo non viene dal mare né dal magma, viene dal peso. Perché esiste una rovina così fragile che rimuovere ciò che la copre potrebbe essere il modo più rapido per distruggerla. Dopo l'incendio del 64 d.C., Nerone trasformò il centro di Roma in un progetto personale di potere. La Domus Aurea non era un semplice palazzo, era una macchina architettonica concepita per stupire, dominare e cambiare per sempre l'idea stessa di residenza imperiale. Sale immense, decorazioni preziose, giochi d'acqua, soffitti elaborati, superfici che riflettevano luce, ricchezza e propaganda. Non era solo una casa. Era una dichiarazione politica costruita in marmo, oro e spazio. Secondo la tradizione, entrando nella sua nuova reggia,
Nerone avrebbe detto: «Finalmente posso vivere come un essere umano». Che la frase sia stata riportata con precisione o no, racconta perfettamente l'ambizione del progetto. La Domus Aurea non voleva solo mostrare il potere dell'imperatore, voleva ridefinire il confine tra il potere umano e qualcosa di quasi sovrumano. Ma la parte più interessante della sua storia comincia dopo la morte di Nerone. I suoi successori non la demolirono completamente, la seppellirono, riempirono molte sale di terra e costruirono sopra nuove strutture, tra cui le terme di Traiano. Questo significa che oggi la Domus Aurea non è semplicemente una rovina antica conservata nel sottosuolo. È una rovina che sostiene altri strati di storia, altri edifici, altri equilibri. Sopra di lei non c'è solo il passato di Roma, c'è anche il peso fisico della Roma successiva. Ed è qui che nasce il problema. Se a Baia il limite era geologico, nella Domus Aurea il limite è statico. Ogni volta che un archeologo entra in quelle gallerie, lavora dentro un sistema tenuto in piedi da un equilibrio fragile, costruito e ricostruito nel corso di secoli. Umidità, infiltrazioni, radici che penetrano dall'alto, pressione del terreno sovrastante, microfratture invisibili. Tutto contribuisce a rendere questo luogo uno dei più delicati dell'intero patrimonio romano. Nel 2010 una parte della volta di una galleria crollò, ricordando al mondo che non si tratta di un monumento fermo e sicuro. È una struttura che continua a lottare contro il tempo. E questo cambia radicalmente il modo in cui si interviene. Nella Domus Aurea, ogni centimetro liberato dalla terra è anche un centimetro che deve essere ripensato, controllato, sostenuto, monitorato. Qui scavare non significa semplicemente rimuovere ostacoli, significa alterare un sistema di forze che, nel bene o nel male, ha permesso all'edificio di arrivare fino a noi. Ed è questo il secondo grande paradosso del video. La terra che per secoli ha nascosto la Domus Aurea è anche ciò che, in parte, l'ha aiutata a sopravvivere. Per questo togliere troppo in fretta, o nel punto sbagliato, può cambiare la distribuzione dei carichi e provocare nuovi cedimenti. Per chi immagina l'archeologia come un gesto di liberazione, questa è una verità difficile da accettare. Ma nel caso della Domus Aurea conservare significa spesso lasciare sepolto. Significa intervenire poco, lentamente, in modo quasi chirurgico. Ed è esattamente così che oggi si lavora in questi ambienti. Gli interventi sono lenti, millimetrici, prudenti. Non per mancanza di coraggio, non per eccesso di cautela, ma perché qui l'archeologia somiglia più a un'operazione a cuore aperto che a uno scavo tradizionale. Un luogo chiuso per secoli non reagisce bene a una violenza improvvisa. Va accompagnato, non forzato. C'è anche un'altra ragione per cui la Domus Aurea è tanto importante. Non è soltanto una rovina fragile, è uno dei luoghi in cui il Rinascimento ha riscoperto l'antico. Quando artisti come Raffaello entrarono nelle sue sale sepolte, credendo di scendere in grotte, trovarono decorazioni che avrebbero influenzato generazioni di pittori e decoratori. Questo significa che la Domus Aurea non appartiene solo all'età di Nerone, appartiene anche alla storia dell'arte europea. Danneggiarla non significherebbe perdere solo un palazzo romano, significherebbe spezzare uno dei ponti più importanti tra il mondo classico e quello moderno. E a questo punto il discorso cambia ancora livello, perché Baia è difficile da esplorare, la Domus Aurea è difficile da liberare, ma il terzo luogo è più estremo di entrambi. Lì non rischi soltanto di perdere muri, affreschi o architetture, lì rischi di perdere parole, idee, libri, pensiero antico che esiste ancora, ma che potrebbe scomparire nel momento stesso in cui provi a salvarlo. Ad Ercolano, sotto decine di metri di materiale vulcanico consolidato e sotto l'abitato moderno, si trova una villa che potrebbe custodire il tesoro intellettuale più importante sopravvissuto dall'antichità classica, la Villa dei Papiri. Probabilmente appartenuta a Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, la villa ha restituito centinaia di rotoli carbonizzati, non copie medievali, non testi noti solo attraverso citazioni, ma libri antichi reali.
arrivati fino a noi attraverso una catastrofe che ha distrutto una città e, nello stesso istante, ha sigillato una biblioteca nel cuore della roccia. È difficile immaginare qualcosa di più vicino a un miracolo materiale della storia. Ed è qui che il titolo del video trova il suo significato più forte, perché la Villa dei Papiri non è intoccabile per una ragione simbolica o teatrale. Lo è per 3 ragioni concrete, tutte devastanti. La prima è la posizione. La villa giace a grande profondità, sotto una città moderna, e ogni tentativo di scavo esteso comporta problemi ingegneristici enormi. La seconda è la natura dei vecchi tunnel borbonici, stretti, complessi, delicati, inadatti a un'esplorazione aggressiva e continua. La terza è il tesoro stesso. I papiri carbonizzati sono così fragili che il contatto fisico può distruggere proprio ciò che si sta cercando di leggere. Ed è questo l'aspetto più crudele. Per secoli il sogno degli studiosi è stato semplice: aprire quei rotoli, srotolarli, leggerli, restituire voce a testi rimasti in silenzio per quasi 2000 anni. Ma la realtà è molto più dura. Alcuni papiri furono effettivamente aperti in passato, con enorme difficoltà e con danni inevitabili. Ogni tentativo era una lotta contro il materiale stesso. Oggi però la frontiera è cambiata. La domanda non è più soltanto come scavare. La domanda è come leggere senza distruggere. Ed è qui che entra in gioco una delle idee più affascinanti dell'archeologia contemporanea: usare tecnologie di imaging avanzato, come la tomografia a contrasto di fase, per vedere all'interno dei rotoli senza aprirli. È un cambio di mentalità enorme. Non toccare di più, non forzare di più, ma vedere meglio. Ed è proprio questo che rende la Villa dei Papiri il caso più straordinario di tutti. Qui non stiamo parlando solo di colonne, pareti, portici o mosaici. Stiamo parlando di pensiero antico ancora intrappolato nella materia. Di libri che nessun essere umano potrebbe aver letto integralmente da quasi 2000 anni. Di testi filosofici, poetici, forse storici, che esistono ancora ma non possono essere liberati con i metodi tradizionali senza il rischio di trasformarli in polvere. Il valore emotivo di questo luogo è quasi insopportabile, perché a differenza di un affresco perduto o di una statua spezzata, qui sappiamo che il contenuto esiste ancora, è lì. Non completamente distrutto, non del tutto irraggiungibile, ma sospeso in una zona intermedia, dove la conoscenza sopravvive senza essere davvero disponibile. È come trovarsi davanti a una porta chiusa e sapere che, dietro di essa, potrebbe esserci una parte della mente del mondo antico. Ecco perché la Villa dei Papiri è il punto culminante di tutto il discorso. Baia ci ha mostrato che alcune rovine sopravvivono dentro un ambiente geologicamente instabile. La Domus Aurea ci ha insegnato che alcune strutture non possono essere liberate senza compromettere il sistema che le sostiene. La Villa dei Papiri ci mette davanti al limite più doloroso di tutti. A volte il passato è ancora lì, a pochi metri da noi, ma la mano umana non è ancora abbastanza delicata per raggiungerlo. Il vero motivo per cui gli archeologi non toccano certe rovine romane non è la paura nel senso spettacolare del termine, è qualcosa di molto più serio. È il rispetto per il fatto che scavare non significa sempre conoscere di più. A volte significa perdere per sempre il reperto, il contesto o l'informazione che volevamo salvare. L'archeologia moderna non è la conquista del passato, è la disciplina che ha imparato, spesso troppo tardi, che il passato può essere distrutto proprio dal desiderio di portarlo alla luce. E forse la maturità di una civiltà si misura anche da questo, dalla capacità di fermarsi davanti a ciò che potrebbe rompere. Per questo il caso più impressionante non è solo che sotto Ercolano esista ancora una biblioteca, è che, almeno per ora, il gesto più intelligente non sia forzare l'ingresso, ma aspettare. Aspettare che la tecnologia diventi migliore della nostra impazienza. Aspettare che il futuro sia più delicato di noi. Se doveste scegliere, cosa fareste? Provereste a scavare subito rischiando di danneggiare per sempre ciò che è nascosto? Oppure lascereste tutto dov'è, sperando che tra 20 o 50 anni esistano strumenti capaci di leggere senza distruggere? Scrivetelo nei commenti.
Perché in questi 3 luoghi la domanda non è solo cosa nasconde Roma. La vera domanda è se siamo già abbastanza evoluti per toccarla senza rovinarla.